Prima della Ferrari, prima del rosso. Prima di tutto, c'è un giorno in cui nella vita di Charles Leclerc entra il silenzio. Suzuka, 2014. Charles ha 16 anni. Jules Bianchi finisce contro un mezzo di recupero. Per la Formula 1 è uno shock. Per Charles è una frattura. Perché Jules non era soltanto un pilota da ammirare. Era un riferimento, una presenza vera. Per capire Leclerc bisogna partire da lì, non dal talento, non dalla Ferrari, non dalle vittorie, ma dal momento in cui capisce che un sogno così grande non porta solo gloria, porta anche un prezzo. Monte Carlo, 16 ottobre 1997. Charles nasce lì, in uno dei luoghi più simbolici della Formula 1. I motori per lui non arrivano dopo, ci sono da sempre. Sale su un kart a 3 anni e mezzo, prestissimo. Cresce in pista, impara in fretta, vince presto. E dentro quegli anni c'è Jules Bianchi, una presenza vera, costante, dentro la crescita di Charles. Le famiglie sono molto unite. Jules è più grande di 8 anni, è il migliore amico del fratello maggiore di Charles. Passano tantissimo tempo insieme. Aspettano che il kartodromo del padre di Jules chiuda al pubblico e poi girano per ore. Charles dirà che quella competitività feroce, in parte, gli è rimasta addosso proprio da Jules. A 13 anni, quel rapporto diventa anche una spinta concreta. Jules parla di Charles a Nicolas Todt e lo convince ad andarlo a vedere. E lì, davvero, qualcosa si muove. 17 ottobre 2010, finale della Monaco Kart Cup. Charles Leclerc vince con quasi 8 secondi di vantaggio su Dennis Olsen. Sul podio con lui anche Pierre Gasly. Ed è lì che la sua storia cambia passo. Todt è lì, guarda tutto, capisce. Pochi giorni dopo, Charles vola a Ginevra per firmare il suo primo contratto. Si presenta in giacca e cravatta. Todt lo nota subito. Nessun pilota si era mai presentato così. Da quel momento non è più soltanto un ragazzo forte. È uno che ha preso una direzione precisa. E quella direzione corre veloce. Il talento cresce, i risultati arrivano e il sogno si avvicina davvero. Ma a 16 anni, prima ancora della Ferrari, arriva il colpo più duro. A Suzuka quel colpo passa da una curva, da un mezzo nella via di fuga, da un impatto terribile. Jules lotta per mesi. Poi arriva il 17 luglio 2015 e quella speranza si spegne. Da lì in avanti, per Charles, correre non è più la stessa cosa, perché da quel momento dentro quella strada c'è il vuoto lasciato da Jules. Ma Charles non si ferma, va avanti, portandosi dietro anche quel vuoto. Nel 2016 entra nella Ferrari Driver Academy, a 18 anni, e da lì la salita si fa feroce. Nello stesso anno vince la GP3 da rookie. Nel 2017 vince anche la Formula 2, ancora da rookie. In 2 stagioni brucia le tappe. Poi arriva il salto, 2018, Sauber, Formula 1. L'inizio è complicato. La Sauber non è una macchina da vertice. I primi punti arrivano a Baku, 6° posto. Charles chiude il suo primo mondiale 13°, con 39 punti. A settembre, a Maranello capiscono che non c'è più da aspettare. Charles non è più una promessa, è una scelta, non per coprire un posto, per costruire il futuro. A 20 anni, il sogno che inseguiva da bambino adesso è davanti a lui. Ma con lui arrivano anche la pressione, l'attesa, il peso. Perché il rosso non ti accompagna piano, ti chiede tutto, subito. Bahrain, secondo weekend in Ferrari, pole position, ha la gara in mano. Sembra il giorno perfetto, non lo è. Nel finale il motore cede, la vittoria gli scappa via. Ed è una lezione brutale. In Ferrari non basta essere il più veloce. A volte non basta nemmeno fare tutto bene. Charles lo capisce subito. Con questa macchina ogni occasione persa pesa il doppio. Poi arriva Spa. Prima vittoria in Formula 1, prima vittoria con la Ferrari. Dovrebbe essere liberazione, non lo è. Il giorno prima muore Antoine Hubert, un amico, uno con cui Charles è cresciuto correndo, e allora quel successo non esplode davvero, resta lì. E una settimana dopo arriva Monza. Qui non guidi soltanto una Ferrari, qui guidi il desiderio di un paese intero. Tifosi, attesa, pressione. Charles parte in pole, resiste a Hamilton, resiste a Bottas, resiste alla pressione. E quando taglia il traguardo, succede qualcosa. Non è più soltanto il ragazzo del futuro, diventa il presente,
Da quel momento intorno a lui cresce tutto: speranza, attesa, pretesa. Il primo anno in Ferrari si chiude così: quarto posto nel mondiale, 2 vittorie, 10 podi. Numeri forti, numeri veri. L'anno dopo Ferrari crolla, niente vittorie. Sesto posto nel mondiale costruttori, la peggior stagione in 40 anni. Eppure Charles riesce comunque a tirare fuori risultati pesanti. Podi che su quella Ferrari valgono quasi più di una vittoria. Poi arriva il 2021 e proprio lì, a casa sua, sembra aprirsi uno spiraglio. Monaco. Maggio 2021. Pole position. Sembra l'inizio della liberazione. Non è così. Nel finale della qualifica spinge ancora. Tocca le barriere alle piscine. La macchina si scompone, perde il controllo e va a sbattere. I tecnici lavorano tutta la notte, la riparano in tempo. Il cambio sembra a posto, ma nel giro verso la griglia Charles capisce subito che qualcosa non va. Oh, the gun box guys. Rientra ai box. La gara finisce prima ancora di cominciare. Nel 2022, per la prima volta, Ferrari gli consegna davvero una macchina da titolo. All'inizio sembra tutto possibile. Charles parte fortissimo. Vince 2 delle prime 3 gare. Ferrari torna davanti. Lui guida il mondiale. Ed è proprio per questo che il conto pesa di più. Spagna è davanti, motore. Azerbaigian è davanti, motore. 2 volte in testa, 2 volte fermo. Ma non c'è solo l'affidabilità, c'è anche il muretto. Monaco 2022, pole, gara in mano. Poi arriva la confusione, le chiamate sbagliate, la posizione che crolla, da primo a quarto. Dopo il traguardo, Charles parla di disastro. Sa che quella vittoria era nelle loro mani. E poi arriva il momento più duro, perché questa volta la Ferrari non c'entra. Francia, 2022. Charles è davanti, forza ancora. Alla curva 11 perde il posteriore. La Ferrari si intraversa, si gira e finisce nelle barriere. E dopo non cerca scuse, si prende tutto addosso. Dice che così non merita il titolo. Ed è lì che cambia davvero. Perché Ferrari non è solo il posto dove soffri, è anche il posto dove capisci chi sei. Una macchina che a volte cede, una strategia che sbaglia, una pressione che non perdona. È il giorno in cui scopri che una parte del conto ricade anche su di te. Forse è lì che Charles Leclerc smette di essere soltanto il talento della Ferrari e diventa un uomo da Ferrari. Dopo tutto questo la domanda cambia. Non è più se Charles Leclerc sia abbastanza forte, quello si è capito. La domanda è un'altra. Dopo le occasioni perse, dopo i colpi presi, riesce ancora a prendersi davvero quello che conta? Per Charles quel posto ha un nome preciso. Monaco. Casa sua. Le strade dove è cresciuto. Il posto che dovrebbe appartenergli più di ogni altro. E invece per anni è stato il posto del rimpianto, della gara sfumata, del conto rimasto aperto. Poi arriva il 2024, ancora una pole. Charles parte davanti, solo che stavolta non succede niente. Non salta tutto, non arriva l'errore, non arriva il caos, non arriva la beffa. Charles Leclerc vince a Monaco. Negli ultimi giri dirà poi: ho fatto fatica persino a vedere. Le lacrime mi appannavano la visiera. Ma non è una vittoria che cancella tutto. Non cancella Suzuka, non cancella le occasioni buttate via, non cancella gli errori, non cancella il peso che si porta dietro. Però cambia qualcosa, perché per una volta quello che conta non gli sfugge all'ultimo. E forse il punto è proprio questo. La storia di Leclerc non è quella di uno a cui tutto torna a posto. È la storia di uno che continua a esserci, che perde, sbaglia o aspetta e non sparisce. E quando finalmente arriva il giorno giusto, lui è ancora lì.